Questo non è solamente uno shooting timer, ma è un componente di un sistema più ampio che cambierà il nostro modo di praticare sport con le armi. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Guido per gli amici Gunsmith e su questo canale vi racconto quello che ho imparato in tanti anni di lavoro nel mondo delle armi. In questo video parliamo di un elemento molto importante, quello che fa la differenza tra sparare per divertirsi e iniziare a fare sul serio. Il timer. Con questo video inoltre iniziamo la collaborazione con Double Alpha, che è un marchio che si è sempre contraddistinto per innovazione e prodotti molto validi. Anche io li uso da anni e fate conto che la mia fondina ha oltre 20 anni e continuo a usarla e aggiornarla senza problemi. Il prodotto di cui parliamo oggi è uno shooting timer, quello strano oggetto che vedete in mano ai range officer quando corrono dietro i tiratori. È uno strumento specifico pensato per registrare il tempo di esecuzione nelle sessioni e nelle competizioni di tiro pratico. Funziona registrando il rumore dei colpi dopo aver dato il via con il classico beep. Ogni colpo viene registrato nel tempo intercorso tra il beep di partenza e l'ultimo colpo sparato. Quando noi facciamo un esercizio di tiro pratico, tiro dinamico, IDPA, tattico, operativo, qualsiasi cosa, diventa importante sapere in che tempo stiamo eseguendo l'esercizio. E il timer è lo strumento dedicato. Ci sono molti tipi di timer in commercio e anche alcune app che lo simulano. Io ad esempio ne ho una di emergenza sul Watch. Ma questo sembra avere delle caratteristiche molto interessanti, oltre a essere un qualcosa di più. Dopo lo vedremo bene. Come si usa? Dopo aver caricato l'arma ed essersi messo in condizioni di pronto, al beep il tiratore può partire con l'esercizio. Il timer registrerà tutti i colpi che noi spareremo e ce li fornirà in una sequenza temporale in modo da farci capire il tempo che ci abbiamo messo e gli intertempi tra un colpo e l'altro. Se siamo da soli sarà necessario avviarlo noi prima di sparare, se siamo in gara sarà sempre il safety o range officer a darci il via dopo lo stand-by. Il beep può essere impostato in vari modi. Possiamo averlo immediato, che quindi nel momento in cui schiacciamo il pulsante lui parte, e la configurazione, l'opzione più utilizzata dagli arbitri, da chi arbitra il range officer e il safety officer, mentre per i tiratori, visto che dobbiamo avviarci da soli, si tende a dare un delay, quindi un ritardo dopo la pressione del pulsante in cui il beep parte, normalmente compreso tra tot secondi in modo da non abituarsi allo start sempre nello stesso tempo. In questo caso, come tanti altri timer, questo timer è completamente programmabile per i delay e quindi i ritardi di partenza che siano random oppure fissi. A livello proprio tecnico abbiamo qua dietro un altoparlante, ecco qua, che è quello che emette materialmente il beep, programmabile su vari toni, su vari volumi, però sostanzialmente è il beep quello che ci dà lo start prima di partire. E i colpi vengono rilevati da un microfono, in questo caso in questo punto qui, tarabile in base alle necessità, tanto da un punto di vista di sensibilità, questo principalmente per non prendere magari colpi di quello che sta sparando nello stage di fianco, tanto con una funzione che troviamo molto raramente sugli altri timer, che è il rilevamento dell'eco, nel senso che quando noi spariamo ad esempio nei poligoni al chiuso, dove abbiamo un parapalle di fondo, tra il colpo sparato e l'impatto passa una porzione di secondo molto piccola, ma avremo comunque sempre un rimbombo, un'onda di ritorno, e questo timer ha una funzione molto importante che è quella della possibilità di ridurre quell'effetto di ritorno e quindi non rilevarci il ritorno come fosse un ulteriore colpo. Oltre alle funzionalità base, quindi il beep e il rilevamento dei colpi, che troviamo comunque su qualsiasi shooting timer, questo timer nello specifico ha delle funzioni pensate per agevolare la vita del tiratore o del range officer che lo utilizzerà, e anche un'ulteriore funzione che secondo me rivoluzionerà realmente il mondo del tiro. Ha una dimensione, diciamo, abbondante, che è una cosa comune ai timer di ultima generazione, non si tende più a miniaturizzare, ma a dare comunque una possibilità di manipolazione da parte dell'utilizzatore un pochino più ampia. Subito il primo acchito è un po' plasticoso, però poi pensandoci ti rendi conto che rispetto ai vari soft touch, alle varie finiture più magari belle da un punto di vista estetico come primo appeal,
questo è pensato per durare nel tempo, nel senso che la plastica è comunque una plastica buona, anche con l'uso sui campi intensivo tende a non patire eccessivamente. Abbiamo tutta una serie di viti inox che vanno a chiudere nella parte posteriore, è un prodotto comunque dichiarato IP65, quindi abbiamo un oggetto creato non tanto per essere bello, ma per essere funzionale. Come colori abbiamo due configurazioni, una un pochino più improntata allo sportivo e una un po' più neutra. Devo dire che a me piace di più questo grigio che si adatta bene a qualsiasi cosa noi andiamo a fare, mentre invece il teal, questo verde acqua, è chiaramente più appariscente, tende a essere più facilmente trovabile ad esempio all'interno delle borse e rischiamo di perderlo meno, specialmente quando lo abbandoniamo magari sul campo per andare a tappare, queste cose qui. È una questione di scelta e di gusti estetici. Io personalmente preferisco questo, Morgan mi ha già detto che gli piace da impazzire quello verde acqua. Vabbè, sono gusti. Una scelta che so che farà discutere è non so come dirlo, la non presenza di una batteria integrata interna. Questo timer funziona con due batterie CR123. Sono delle batterie al litio di un formato abbastanza standard che si usa comunemente in fotografia, in alcune torce tattiche, laser, devices vari, e una scelta precisa che mi ha detto Saul, il proprietario di Double Alpha e l'uomo dietro a questo timer, dietro a quello, al concetto di questo timer, che con delle batterie esterne l'autonomia del timer diventa teoricamente illimitata, specialmente adesso che troviamo le CR123 sia in standard non ricaricabile sia in formato ricaricabile, addirittura con gli USB-C integrati e quindi ricaricabili attraverso un power bank. Comprando un set di 4 batterie e avendo dietro un power bank che ormai è dotazione standard nella borsa di tutti i tiratori, possiamo tranquillamente avere virtualmente un'autonomia illimitata, specialmente magari dove usiamo per più giorni di fila, e risolve anche un problema in cui io devo ammetterlo incappo spesso, che è quello di dimenticarsi di ricaricare il timer e quindi arrivare al campo di tiro e dover fare con l'orologio e il cellulare perché il tuo bellissimo timer te lo sei dimenticato scarico. Questa è una cosa che ad alcuni piacerà, ad altri meno, perché comunque è una scelta che va un po' controcorrente. L'autonomia dichiarata è di 30 ore di utilizzo intensivo che, tenendo il Bluetooth e i vari dispositivi di connessione spenti, aumenta fino a 50 ore. Questo è quello che è stato dichiarato. Lo proverò e vi farò sapere magari su Instagram, su qualche storia o su qualche post dove andremo a fare degli approfondimenti sul lungo utilizzo di questo timer. Un'altra caratteristica, a parere mio, molto interessante e che è stata proprio pensata per agevolare la vita al tiratore è il doppio display. In un display abbiamo tutti i vari tempi, specialmente in review, ve lo faccio vedere, andiamo a dare lo start, spariamo i vari colpi e vedete che il tempo viene dato sia dallo schermo principale che dallo schermino secondario, che è quello di più facile lettura, specialmente quando abbiamo il timer agganciato al cinturone. Quindi ce l'abbiamo in cintura, noi vediamo direttamente il tempo che abbiamo fatto. È una caratteristica che comunque è stata pensata per agevolare la vita del tiratore. La luminosità degli schermi, di entrambi gli schermi, è regolabile indipendentemente schermo per schermo, e poi in più abbiamo una torcia posteriore messa sotto il microfono che è un ledino ad alta intensità per magari andare a illuminare una carta in ombra, vedere esattamente i buchi, oppure ritrovare qualcosa che è caduto. Comunque è una fonte luminosa disponibile direttamente sul timer. Un'altra caratteristica che mi piace, sempre parlando di display, che io trovavo impagabile su questo vecchio 8000 Pro, che è un timer che non ho mai abbandonato nonostante alcuni difettini, proprio per questo motivo, è la possibilità in review di avere tutti i tempi e gli intertempi su un'unica schermata veloce. Cioè noi vediamo una colonna con tutti i tempi, quindi ogni colpo sparato, in questo caso 1,81, 2,24, 2,68, ma anche gli intertempi, quindi gli split o lo spostamento, la transizione, su una colonna separata che ce li fa vedere in progressione con i tempi di esecuzione. Questo secondo me è il sistema di visualizzazione più efficiente,
per un utilizzo professionale del timer. Un'altra caratteristica interessante di questo prodotto è il posizionamento dei bottoni, che danno un avviso anche visivo, oltre che tattile, perché comunque sono in gomma morbida e sono gli unici bottoni superiori che abbiamo sul timer, che sono quelli di avvio e di spegnimento. Non è proprio uno spegnimento, questo tasto stacca esclusivamente il microfono. Andiamo a riavviarlo, noi spariamo il nostro esercizio, il range officer, finito l'esercizio, o anche noi, andiamo a interrompere la registrazione dei colpi e quindi siamo sicuri che non ci sono stati rilevamenti aggiuntivi una volta finito l'esercizio. In un'ottica di un utilizzo anche da parte di tiratori mancini, la possibilità, la configurazione di questi due pulsanti è invertibile direttamente nel menu funzioni. Mute start oppure start mute. Vedete che il verde ha cambiato posizione. A seconda di come posizioniamo, lui cambia posizione. Questo per gusti personali o principalmente per chi è destro o mancino può posizionarselo nella maniera che gli è più comoda. Un'altra funzione interessante è quella del fatto che una volta partito noi possiamo comunque entrare nel review, quindi avere la visualizzazione, quella che dicevo prima con le colonne intertempi, ma il timer continua a funzionare, quindi continua a rilevare i colpi senza andare a interrompere la registrazione. Questo è interessante perché ci consente anche in corso dell'esercizio di andare a monitorare l'esecuzione, magari di un allievo, magari di un amico o di un tiratore. Una cosa molto interessante, specialmente per chi, come ad esempio me, fa video, è la connettività del timer su applicazioni esterne, nel senso che assieme al timer è stata pensata un'applicazione, è una tendenza che troviamo ormai su tutti i timer di ultima generazione, e attraverso un'intelligenza artificiale integrata nell'app possiamo andare a far vedere i tempi di esecuzione direttamente in on-screen display sui video di mentre spariamo. Ci sono anche due modalità molto interessanti. La prima è la modalità walkthrough, cioè la modalità di cognizione prima degli esercizi. Ogni volta, ad esempio, che siamo in gara, il range officer ci dice, dopo averci fatto il briefing, avete 3 minuti per provare l'esercizio, avete 5 minuti per provare l'esercizio. Bene, questo timer ha una funzione interna che nel momento in cui il range officer ci dice avete 3 minuti, fa partire il timer e lui dopo 3 minuti avvisa. Non è nulla di che, però comunque è interessante che ci abbiano pensato. Un'altra cosa che ha interna, e questa è già un pochino più divertente, specialmente per le sfide tra amici, è la questione del rate of fire. Cioè c'è un algoritmo interno nella programmazione che ci dà la possibilità di registrare il ratio di fuoco che riusciamo a ottenere o col dito o, per dove ce n'è la possibilità, con l'arma in full auto. Abbiamo visto buona parte delle caratteristiche di questo timer, quelle che mi sembravano più rilevanti. Vi lascio comunque nella descrizione il link del video tutorial fatto direttamente da Double Alpha, dove viene spiegata ogni singola funzione di questo timer. Ma adesso parliamo di quella che secondo me è la vera novità del sistema che inizia appunto con l'Edge Timer di Double Alpha. Questo timer è il tassello principale di un ecosistema che si sta creando per la gestione dei bersagli in movimento. Come funziona adesso la gestione dei bersagli? Negli stand, negli stage di tiro dinamico, tiro pratico in generale, normalmente abbiamo tutta una serie di carte fisse e una serie di bersagli in movimento, siano bobber, swinger, Mickey Mouse, il doppio piatto che si muove, che normalmente vengono attivati dal tiratore con un'azione diretta. O spariamo a un bersaglio metallico che, abbattendosi, vincola il blocco del bersaglio in movimento e quindi il bersaglio si attiva, oppure magari passiamo su una pedana durante uno spostamento attivando direttamente il bersaglio. Con questo timer cambia radicalmente tutto, perché possiamo connettergli dei device, dei dispositivi di attivazione elettroattuati che consentono di attivare il bersaglio senza l'intervento diretto del tiratore. Cioè noi possiamo direttamente impostare nella lista dei device un tempo dal momento del beep
entro il quale il bersaglio parte. Cioè noi decidiamo che dopo 5 secondi dal beep si attiverà un bobber, un Mickey Mouse, si attiveranno i bersagli, oppure si aprirà una finestra. Secondo me tutto questo può cambiare radicalmente l'approccio tecnico al disegno degli esercizi, oltre ad aprire un mondo di nuove opportunità anche sull'interpretazione e l'esecuzione degli esercizi stessi. Perché noi adesso dobbiamo, per attivare magari una carta in movimento, dobbiamo materialmente arrivare a una posizione o sparare a un bersaglio, mentre invece con un'attivazione a ritardo noi possiamo magari interpretare l'esercizio totalmente in un'altra maniera. Abbiamo magari 4 carte, dopo 5 secondi un bobber che si attiva, una finestra che si apre, cambia il modo in cui noi pensiamo non solo alla progettazione ma anche all'esecuzione dell'esercizio, oltre che a dare una struttura completamente diversa all'idea stessa delle varie discipline del tiro pratico, sia nel dinamico quanto nelle versioni più difensive o tattiche. E voi di questa novità cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Io per ora mi fermo qui. Come sempre, thanks for watching. Un saluto, Guido!